Allora, l'allarme più grande, 1 o 2 mesi prima di decidere di smettere, è stata il pensiero e la voglia di voler infortunarmi per non dover far fronte alla responsabilità di andare a allenarmi o fare le partite. Un atleta non può pensare così. Ciao, ciao. Già subito su camera. Perché Lobito? Lobito vuol dire piccolo lupo e il lobo originale è mio papà. Ho iniziato a giocare a basket io e Lobito, piccolo lupo. Abbiamo adottato un po' la simbologia del lupo perché anche ha un significato di un legame familiare molto forte, no? I branchi dei lupi. Mio fratello, che ha una schiena il doppio della mia, ha fatto un lupo in schiena così grande. Mio fratello è all'anno e mezzo, io ho delle immagini così, saltando da una sedia come questa e in una caduta non si alza più. E non parlava, ma guardava mio papà e guardava le sue gambe. C'era una questione genetica, quindi lui è un caso in 1.000.000 dove aveva una debolezza dietro e che qualsiasi colpo le avrebbe fatto succedere questa cosa. Geneticamente i fratelli, sono, no? Dici, perché a lui e non a me? E da lì in poi, senza accorgermi, credo che qualcosa sia cambiata dentro di me. Senza saperlo, ho iniziato a lasciare da parte cose che magari un 13enne dovrebbe fare per mettere sempre prima la pallacanestro. E io le ho detto a mia mamma ai 12 anni che volevo andare all'università da giocatore di pallacanestro. Fernandez. Frazier defends to advance and he puts it through! And Temple has won! The Owls have survived! He just uses his size here. Brescia ho dei ricordi molto belli, è stata la prima volta in assoluto da giocatore professionista e poi è venuto il periodo di Trieste dove devo dire che per le persone che abbiamo conosciuto Trieste è diventata speciale. Da Cavaliero, 3 secondi, Fernandez tira per la vittoria e trova il canestro, vince Trieste sulla Sirena con la quinta tripla del Lobito Fernandez. Io non ho lasciato la squadra in un momento ideale perché era gennaio, metà stagione, eravamo lì, metà quasi playoff, quasi no. Ho sentito che non avevo alternativa a lasciare per la mia salute personale e per quelli attorno a me. Nei momenti, penso nei momenti peggiori, che si spaventava anche Hennessy, no? Di non sapere come tirarmi fuori da quella stanza. Il pensiero era, ok, se chiudo gli occhi e riesco a dormire, la mia mente si calmerà. Perché arrivi in un posto dove è come se fossi in mezzo a una festa e tutti urlano e tu non riesci a fare silenzio. Hai bisogno di calma, ma tutti ti urlano. Però la differenza è che in una festa non senti esattamente cosa stanno dicendo. Qua sono tutti pensieri che ti portano sempre di più in un posto dove non vuoi andare. E si alzava sempre di più quando dovevo andare a prendere la macchina per andare all'allenamento. Le ultime 2 settimane prendevo la superstrada a Trieste per arrivare al Pala Trieste e la discesa era sempre quasi piangendo, con gli occhi pieni di lacrime.
E stavo in parcheggio un po' perché l'altro lavoro era di dover nascondere alla squadra un po' quello che stava succedendo. Finché un giorno, parlando con mia moglie, che mi vedeva sempre peggio, gliel'ho detto. È stato un po' l'inizio di tutto. Forse senza di lei non mi sarei fermato e chissà cosa sarebbe successo. Ero talmente con voglia solamente di stare in camera al buio, chiudermi e non dover uscire. E i giorni liberi non volevo neanche uscire a fare una passeggiata con i bimbi e stavo un pochino meglio solamente quando sapevo che avrei avuto 2 o 3 giorni così liberi senza la pallacanestro e mi veniva un po' il sorriso e poi era tutto buio di nuovo, anche il giorno prima di sapere che il giorno dopo dovevo andare all'allenamento. E ho capito che doveva essere col basket. Se mi chiedi cos'è la depressione, secondo me, da quello che ho capito e le mie esperienze, è quando al di fuori di te stesso sembra tutto a posto, cioè hai una famiglia, hai un lavoro, hai uno stipendio, le basi sono solide, però dentro di te c'è una tempesta che non riesci a gestire. Quello secondo me è depressione, è quando al di fuori sembra che va tutto bene, ma in realtà non va tutto bene e lo sai solo tu. E io da lì in poi ho detto che non mi sarei nascosto più dietro quelle sensazioni, che alla fine quello che fa più male è voler far vedere al mondo fuori che tutto va bene quando dentro stai lottando delle battaglie che ne sai solo tu e lì ti fai solamente male. L'ho deciso un venerdì, domenica giocavamo con Pesaro, ho giocato quella partita, ancora oggi non so come. Elia nuovamente tripla per Fernandez. E il lunedì sono andato a parlare con la società e con gli allenatori. Io sentivo di lasciarli da soli. E infatti forse non ho preso la decisione settimane o mesi prima per paura di non voler lasciarli da soli. Mi sentivo importante anche per la squadra. E Danny è stato il primo fuori dalla mia famiglia a dirmi non ti devi preoccupare, cioè noi staremo bene, totale supporto. Quindi lui è stato molto importante in quel periodo. E alla fine c'è una cosa che mi ha insegnato il ritiro, è che quello che rimane di più sono questi rapporti, relazioni che crei, non i titoli o i 20 punti a partita. Quello non se ne frega nessuno. Questa foto è stata scattata nell'ultima partita che ho giocato. Chissà cosa sapevano e cosa si ricordano. Cioè, dopo questo sono uscito da quel tunnel per l'ultima volta. La cosa che mi faceva sentire più male, mi sentivo un ipocrita, perché il mio messaggio a loro è sempre stato: fate quello che vi fa stare bene. E io continuavo a fare una cosa che mi faceva molto male. Per mesi. E alla fine io non avevo bisogno di risposte. Io avevo bisogno di essere accompagnato. Non so se è stato il giorno dopo, ma un ricordo che ho molto in testa è che ci siamo seduti io e mia moglie in tavolo con un foglio in bianco di fronte a noi,
a scrivere una lista di cose che potevamo fare senza la pallacanestro. Hennessy ha sempre avuto quest'idea di tornare in America quando io avrei smesso di giocare. La cosa che ho iniziato a fare poco dopo è stato un lavoro in un'agenzia di viaggio che lavorava in collaborazione con la Disney, vivevamo a Orlando. Mi sono divertito tanto perché io da piccolo adoravo Disney e lavorare lì insieme è una cosa molto figa. I miei figli erano in paradiso, penso che avevamo i pass per andare ogni giorno al parco. Dopo quell'anno abbiamo smesso di lavorare lì, non c'era più Disney e ci chiedevano e quando andiamo? Sì, no, guarda che costa. E quindi era tutto un po' irreale, no? Così un giorno mi sono trovato, alla fine, di avere i weekend liberi, di avere le domeniche per fare una grigliata o di passare, non so, Natale e Capodanno in famiglia. Natale e Capodanno di estate in Argentina, per noi è molto speciale. Tornare a casa con lei, con i miei figli così grandi, dopo 16 anni che non passavo una fine dell'anno là, mi ha fatto non piangere tanto la decisione di smettere di giocare. E se non fosse per lei in quel periodo, io non sarei uscito. È stata alle mie gambe quando io non riuscivo a camminare. È una roccia. Yes, Gustavo Fernandes. Mio fratello è iniziata così, i miei volevano farlo fare, non so, lezioni di computer o scacchi e lui era in sedia così, non stava mai fermo. E dice no, io voglio fare sport, anche perché vedeva mio papà e io. E poi ha scoperto il tennis e da lì in poi è iniziata una roba che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ha vinto 6 Grand Slam e gli manca solo gli US Open che aspetta quest'anno di vincerlo. Ha vinto per la prima volta medaglia paralimpica a Parigi adesso qualche mese fa. Ha delle sponsorizzazioni, è un atleta Nike, ha sponsor grossi in Argentina. Tutte cose che, le domande che avevamo noi quando è successo questo, lui piano piano si è avuto una maniera di rispondere coi fatti, no? Quindi lo sportivo importante della famiglia è lui. Totalmente. Tu scherzi, ma siamo a Barcellona a camminare per strada e la gente che lo ferma. E io a volte guardo e dico, ma con me non volete la foto? No. Anzi, a te ti chiedo di fare la foto. Falla, E dopo un po', a un'ora di dove abitavo, c'era un'accademia molto grande dello sport in Florida, si chiama IMG, dove cercavano un vice allenatore di pallacanestro. No, lo stipendio molto basso e non era per quello che volevo, però ho detto ok, proviamo, no? Dovevo anche guidare il pullman per portare i ragazzi alla partita le sere. Attraverso questi bimbi, alcuni dei quali non avrebbero mai arrivato, si vedevano che non... però avevano una passione, una voglia di migliorare, di stare in palestra anche 4-6 ore al giorno, fare 3 allenamenti, che mi hanno portato un po' indietro ai periodi dove io avevo la loro età e attraverso di loro ho riscoperto qualcosa che non sentivo da anni, ma anni ti dico. E lì è come se un giorno avessi detto, guarda, questo che pensavo non c'era più, esiste ancora. E lì si è piantata l'idea e è solo cresciuta da lì in poi. Ho iniziato a lavorare un nutrizionista, preparatore, mi hanno aiutato per 2 mesi e mezzo ad allenarmi da solo, cioè cose che là per farlo costano tanti soldi, no?
allenavo i ragazzi la mattina e il pomeriggio mi allenavo io. Avevo 3 allenatori individuali per fare allenamento io, cioè neanche i giocatori di NBA per il draft che si allenano così. Venezia non ha fatto una scelta facile perché ovviamente prendere un giocatore che da 2 anni non era in giro non era una decisione facile e ha capito che io avrei fatto di tutto per tornare a quei livelli. Voglio tornare a una squadra vincente ed aiutare. E sta andando bene, devo dire. Fernandez dalla media distanza, solo rete per il Lobito Fernandez, canestro importante, grande recupero di Lidei, ancora Fernandez, tripla per aria con 4 secondi da giocare nel possesso, Juan Fernandez. No, qui ci sono io, qui hai sbagliato, ci sono io, guarda, devi andare di là, di là. No, allora io voglio farti una domanda. Ma che inculata che ho preso! La differenza più grande che vedi tra il 2013, che eravamo insieme, e adesso? C'era 2 persone completamente diverse a quei tempi, no? Cioè, completamente. E io dal punto di vista di ansie e nervosismo facevo una fatica bestiale. No, io ho lavorato per 4 anni con un mental coach. Fino a 3 anni fa ho lavorato con questo ragazzo qua che mi ha svoltato principalmente. Perché? Ti aiuta a gestire la tua testa, a indirizzare il tuo cervello, i tuoi pensieri a quello che è giusto pensare, quello che conta pensare, quello che puoi controllare. Questo sport è fatto, giochi bene, sei Gesù, giochi male, ti senti uno stronzo. La cosa che un giocatore di basket deve ambire è quella: giochi bene? Sì, però calmati. Giochi male? Sì, però prima hai fatto bene, stai calmo, stai lì, tranquillo e sereno. Quando io smetto di giocare, senza volerlo, tanti giocatori si sono aperti con me, no? Di dire: guarda Juan, io sto provando alcune cose simili, ma non ho il coraggio di lasciare o di prendere una decisione così, o non so come gestire certe cose. In quei momenti io non sapevo, cioè stavo cercando di capire me stesso, figurati di aiutare un altro, però ho capito che non ero io da solo a sentire certe cose. Infatti 6-8 mesi dopo il ritiro ho iniziato a lavorare con una professionista per iniziare a risolvere queste cose. Quindi ho visto l'impatto che ha avuto su di me il lavoro con una coach. A me serve aiuto, cioè io non so se qualcuno lo può fare da solo, ma a me ancora mi serve una guida, una persona che ti ascolti. E lì è quando ho capito che volevo diventare anch'io un mental coach per aiutare attraverso le mie esperienze altre persone. Con quanti atleti lavori oggi? Adesso 12. Con tutti i giocatori di basket? No, giocatori di pallamano, volley, un nuotatore, una ragazza che gioca hockey sull'erba. Quindi questo è stimolante. Cos'è questo terremoto? Vedrai. Sì. Chi c'è? Dite ciao. That was cool. Good? Yeah. All right, È take bravo your a stuff giocare a up. basket, papà? Sì. Ma bravo, bravissimo o bravino? Bravissimo! Vai, togli la giacca. Andate via a cambiare. Togliere la giacca. Nei momenti dove mi mettevo in camera al buio penso che nella mia testa, in qualche parte, anche se piccola, c'era il pensiero che dovevo uscirne per loro. Cioè, se non avessi avuto loro, non so da dove avrei trovato la motivazione o la spinta per voler migliorare. Per quello che avevo comprato questo. Sì, a volte giochiamo uno contro uno qui, ma non lo lascio io. E dopo lui dice: buona partita, loser.
La palla, 1, 2, vai. Sì.